1937, Ettore Majorana scrive una lettera a suo zio Dante. Direte voi, e allora? Allora non è una lettera qualunque, si tratta di una riflessione quasi profetica sul metodo scientifico e sull'unità del sapere umano. Ed è di questo che parliamo oggi, di un brevissimo testo che racchiude in sé la potenza di un vero e proprio trattato sul metodo delle scienze. Ma prima di entrare nel cuore del testo, facciamo un passo indietro e intanto che voi mettete like e vi iscrivete al canale, ecco la sigla. Eh già, siamo diventati 5.000, una soglia psicologica, ma non solo. Prima di iniziare con l'argomento della lettera di Majorana allo zio, questo è un video atipico, non solo perché ci perderemo tra le riflessioni di quella che è stata una delle più grandi menti del XX secolo, ma anche perché voglio dedicarlo a tutti gli iscritti, presenti e futuri, al mio canale. Grazie, grazie a tutti voi, grazie soprattutto a quelli tra voi che commentano e mi fanno sentire che non sono solo in questo sforzo di riflessione sulla filosofia, sulla scienza e in fondo sul superamento dell'assurda barriera che qualcuno ancora oggi pensa separi le scienze della natura da quelle dell'uomo. Non c'è nessuna barriera, questo è il grido di battaglia che ci deve animare. Bene, insomma, grazie a tutti voi che mi seguite e che spero in futuro troverete sempre maggiori motivi per partecipare a questa mia stranissima avventura. Ma dai, torniamo al grande, grandissimo Ettore Majorana. La prima volta che mi sono imbattuto nella leggendaria figura di Majorana penso sia stato quando ero poco più di un ragazzino, grazie al testo dell'indagine dedicata al mistero del destino del fisico siciliano da un altro grandissimo italiano, Leonardo Sciascia, con il suo La scomparsa di Majorana. Non è certamente una delle sue più grandi opere, ma è un libro affascinante. Ve lo consiglio insieme a tutti gli altri testi e le altre fonti che vi lascio in descrizione. Insomma, chi era Majorana? In breve, siciliano, nato da una famiglia, la famiglia Majorana, colta e influente, è stato riconosciutamente, nonostante la sua brevissima vita e la sua scomparsa misteriosa e prematura, uno dei più brillanti fisici teorici del Novecento. Formatosi nella cerchia dei ragazzi di via Panisperna, il gruppo di fisici italiani che rivoluzionò in più di un modo la fisica del tempo prima di fuggire e disperdersi a causa del fascismo, era da loro considerato il migliore tra tutti. E questo giudizio condiviso ci è stato trasmesso non da uno a caso, ma da Enrico Fermi, capo carismatico del gruppo e a sua volta grandissimo scienziato. Non è un caso che tutte le particelle che costituiscano la materia ordinaria, i nostri corpi, il Sole, la Terra, si chiamino collettivamente fermioni, no? Fermi, appunto, sosteneva candidamente di ritenere Majorana superiore a tutti, un intelletto, cito, al pari di Galileo e Newton. Da brividi, no? Non trovate? A maggior riprova della estrema rilevanza del personaggio, nel 1933 Majorana trascorre un periodo a Lipsia, dove lavora a stretto contatto con Werner Heisenberg, padre celebre della meccanica quantistica e del noto principio di indeterminazione. Il rapporto tra i due fu di profonda stima reciproca. Heisenberg rimase così colpito dal rigore e dall'originalità del pensiero di Majorana che lo invitò più volte a pubblicare i suoi lavori in tedesco per una loro maggiore diffusione. Infatti, lo dico per inciso, all'epoca ognuno pubblicava nella propria lingua. Ci sarebbe voluto l'esito della seconda guerra mondiale perché l'inglese diventasse infine la lingua franca della scienza. Majorana, tuttavia, rifiutò, restando fedele alla propria ritrosia alla pubblicazione e alla visibilità. Questo incontro fu però fondamentale per l'approfondimento di alcuni concetti della teoria dei neutrini e lasciò una traccia indelebile nella considerazione che l'ambiente scientifico europeo aveva del fisico italiano. I suoi contributi alla meccanica quantistica e alla fisica delle particelle sono ancora oggi oggetto di studio. Basti pensare alle particelle di Majorana, ipotetiche particelle che sono anche le proprie antiparticelle e che giocano un ruolo fondamentale in alcuni modelli teorici della fisica contemporanea, come per dirne uno nella materia oscura o nelle prospettive del calcolo quantistico. Ma questo è un altro video o un'altra serie di video. Ma insomma, nonostante il suo interesse per una gamma vastissima di problemi scientifici, Majorana pubblicò pochissimo.
Molti dei suoi scritti rimasero e sono ancora inediti, manoscritti custoditi e studiati solo decenni dopo la sua scomparsa, e che ancora oggi continuano a sorprendere gli studiosi con nuove intuizioni. Altri suoi testi, compreso purtroppo un ipotetico trattato sul metodo scientifico, sono scomparsi. Semplicemente. Si immagina che questo lavoro fosse una trattazione estensiva dei concetti affrontati nel brevissimo frammento di cui vi voglio parlare oggi. Majorana era un uomo fuori dal comune in molti modi, anche la sua scomparsa è diventata leggenda. Nel marzo del 1938 Majorana si imbarcò su un traghetto da Palermo a Napoli, ma non arrivò mai a destinazione. Da allora nessuno degno di fede sembra averlo mai più visto. Morte volontaria, ritiro in un monastero, fuga in Sud America, il mistero di Majorana resta aperto ed è stata occasione di lavori letterari, film e addirittura purtroppo fantasiose speculazioni da parte di veri e propri imbroglioni. Ma a questo ultimo aspetto mi sono ripromesso di non dare affatto spazio in questa sede. Ne riparleremo forse in seguito. Insomma, molte sue idee rimangono e di altre ci ha lasciato tracce. Tra queste tracce c'è appunto la lettera che oggi analizzeremo insieme. È una riflessione, quella che qui Majorana affronta in poche parole, che mi risuonava dentro anche molto prima di imbattermi in una citazione parziale del testo in un libro di Giorello e Barone, che vi lascio in descrizione. Probabilmente Majorana aveva fatto leggere lo scritto originale a cui si riferisce Giorello a suo zio Dante, perché gli scrive: Grazie anche per i tuoi commenti sul metodo. Permettimi di aggiungere una mia impressione. Ho sempre trovato curioso che questo dialogo intercorra tra Ettore e lo zio Dante, che era un famoso giurista e non, tanto per dire, con un altro suo zio celebre, il fisico Quirino Majorana. Ma questo non c'entra. O via, dopo questa lunga introduzione passiamo infine alla lettera in sé. Non ho potuto trovare l'edizione integrale delle lettere di Majorana, l'unica che mi risulti esistere, che dovrebbe essere nel secondo numero del giornale critico della filosofia italiana del 1988, sotto il titolo Lettere inedite di Ettore e Majorana a Giovanni Gentile Junior, detto Giovannino. Non avendo avuto fortuna nel reperire quel volume, ho però trovato la lettera pubblicata integralmente sull'enciclopedia Treccani alla voce Majorana Ettore. Vi lascio, come per il resto, il link in descrizione. E quindi cosa ci dice sul metodo Ettore Majorana? Io credo nell'unità della scienza, ma appunto perché ci credo sul serio, penso che finché esisteranno praticamente scienze distinte con oggetti diversi, nessuno errore sia così pernicioso come la confusione dei metodi. Majorana parte da qui, l'unità non è uniformità. Credere nell'unità della scienza, quindi nell'unitarietà della realtà, mi azzarderei a dire, significa riconoscere che ogni disciplina ha i suoi oggetti e i suoi strumenti. In questo Majorana segue una tradizione di visione unitaria della scienza che viene dalla Grecia antica, ma che ha anche attraversato il pensiero occidentale più moderno, da Carnap a Putnam. Ma fermarsi a questa interpretazione renderebbe la nostra lettura alquanto superficiale, perché sarebbe facile pensare che lui intendesse che questa divisione sia immutabile, data. Ci dice invece finché esisteranno praticamente scienze distinte, il che significa che la distinzione non è fondamentale, ma pratica, legata al modo in cui ogni disciplina è nata e si è evoluta. Non alle radici nella realtà, perdonatemi, stavo per dire radici ontologiche di una data disciplina. Mi sono trattenuto. Finché significa che lo stato delle discipline scientifiche è provvisorio e che nuove connessioni o integrazioni tra ambiti potranno emergere nel futuro in modi oggi inimmaginabili. Ma finché questo stato di cose perdurerà, niente è più sbagliato di pensare di poter usare i metodi della fisica in sociologia o, se è per questo, in biologia. Questa riflessione anticipa di molto temi che oggi sono al centro della filosofia della scienza, il problema dell'interdisciplinarietà e della transdisciplinarietà, ma anche, non posso fare a meno di pensarlo, l'emergenza dei fenomeni di livello organizzativo superiore, dalle regole più semplici degli elementi e delle leggi a livello di complessità inferiore. Ma insomma, non è con l'uso di modelli presi in prestito dalle scienze più fondamentali e adattati a forza a scenari epistemologici completamente diversi che si può raggiungere un livello maggiore di comprensione di un certo ambito disciplinare o addirittura delle fondamenta della realtà stessa attraverso quella disciplina.
Majorana sottolinea la tensione tra rigore e adattamento metodologico e invita a uno sguardo non banalizzante su questi aspetti della conoscenza umana. Continuiamo con la lettura della lettera. In particolare, il metodo matematico non può essere di alcuna sostanziale utilità in scienze che sono attualmente estranee alla fisica. Questa è una sorta di gelosia della fisica rispetto alle altre scienze e il loro rapporto con l'amata matematica. Ancora una volta è fondamentale l'avverbio attualmente. Majorana sottintende che un giorno ciò potrà cambiare e di fatto molto è cambiato nell'uso che della matematica facciamo nello studio di discipline molto lontane dalla fisica. Non bisogna però fraintendere questo uso strumentale, come per esempio quello che ne fa l'economia, attraverso i modelli, con quello a cui stava davvero pensando Majorana. Vedete, per un fisico teorico particolarmente, la matematica è un modo per penetrare le basi della realtà, o quantomeno, dipende dal fisico, uno strumento per definire regolarità e leggi. L'uso che oggi si fa della matematica in ambiti molto distanti dalla fisica è pratico, non fondamentale, non ha a che fare con le radici delle materie stesse. Per Majorana la matematica è lo strumento fondante della fisica, che ha costituito con essa una straordinaria unione, una potente spiegazione delle fondamenta del mondo. Ma le altre discipline, la biologia, la psicologia, le scienze umane, non sono ancora integrate in questa cornice teorica, per quanto possano all'occasione fare uso di modelli matematici, statistici o quant'altro. Dalle parole di Majorana è chiaro che non si tratta di un giudizio di valore su tali discipline, ma di un'analisi dello stato attuale delle cose. Se un giorno la fisica si estenderà cambiando i propri principi, allora anche il metodo matematico potrebbe diventare applicabile a nuovi ambiti. Ma questo non avverrà per semplice sviluppo lineare, servirà una rivoluzione concettuale. Ma di questo dirà lui e leggeremo noi tra un poco. Intanto, dice ancora Majorana, in altre parole, se un giorno si scoprirà la faccia matematica dei più semplici fatti della vita o della coscienza, questo certissimamente non accadrà per una naturale evoluzione della biologia o della psicologia, ma solo perché qualche ulteriore radicale rinnovamento dei principi generali della fisica permetterà di estenderne il dominio in campi che le sono ancora estranei. Quindi non ci può essere, dal suo punto di vista, e io non posso che essere d'accordo, un procedere dall'alto verso il basso, in cui l'evoluzione delle discipline più prossime all'umano si espandono ad includere questioni fondamentali. Dovrà essere l'estendersi dei metodi della fisica a raggiungere le altre discipline, partendo dal basso e lambendole dapprima per poi inglobarle a livello epistemologico e adesso lo devo proprio dire anche ontologico. Da questo punto di vista non posso fare a meno di pensare alla cacofonia in cui mi imbatto quotidianamente nei miei correnti studi sulle scienze cognitive, in cui mi sembra regnare incontrastato un approccio generalmente qualitativo, per non dire chiacchiere al vento, salvo che per il lavoro di certi neuroscienziati. Ma ne parleremo poi. Intanto vediamo cosa ci ha lasciato in eredità l'alchimia medievale. Dice quindi Majorana: l'esempio più significativo è offerto dalla chimica, che dopo essere vissuta a lungo e con grande gloria come scienza indipendente, è stata negli ultimi anni integralmente assorbita dalla fisica. Ciò è stato reso possibile dal sorgere della meccanica quantistica, mentre nessun utile rapporto si era potuto stabilire tra la chimica e la meccanica classica. Qui si introduce una prospettiva ancora più esplicitamente storica, ovviamente induttiva, ma sicuramente piuttosto convincente. L'evoluzione del sapere non è lineare, è fatta di discontinuità. La fisica classica non riusciva a dire nulla di utile sugli atomi. La meccanica quantistica invece ha permesso di inglobare la chimica grazie a una completamente rinnovata comprensione di come le molecole e gli elettroni esistono e interagiscono. Ma questo è successo proprio perché la fisica ha cambiato se stessa, rivoluzionandosi fin dalle sue fondamenta, non grazie a una rivoluzione all'interno della chimica. È una lezione importante, non è la fisica che si è semplicemente estesa, è la fisica che per allargare il suo dominio è dovuta cambiare completamente. Le vere integrazioni tra discipline, sembra, nascono solo quando cambia la struttura dei paradigmi fondamentali. È un momento di pausa però. Prima di passare all'ultimissima frase della lettera di Majorana, ricordatevi magari di mettere un bel commento tattico. Magari scrivete Forza Ettore!
Iscrivetevi e mettete like. Per me è una bella mano e poi così festeggiamo degnamente insieme il fatto di essere arrivati ad essere in 5.000. Grazie ancora per questo risultato, non solo psicologico, anche sostanziale per me. Infine Majorana scrive: in attesa che la fisica compia nuovi miracoli, si dovrebbe quindi raccomandare ai cultori delle altre discipline di affidarsi ai metodi propri di ciascuna e di non cercare modelli o suggestioni nella fisica di oggi, meno ancora in quella di ieri, perché la fisica che potrà un giorno dire la verità definitiva su fatti biologici o morali è qualche cosa di cui non abbiamo ancora alcun presentimento. Mi commuovo quasi a leggere questa frase. Qui abbiamo una profondità nella concisione che mi sconcerta sempre, ma non mi sorprende affatto, dato chi ha scritto queste parole. Majorana invita a non cercare risposte per le altre scienze nella fisica di oggi, meno ancora in quella di ieri, ma pare convinto che sarà la fisica di domani a creare i presupposti per dare risposte integrate ai fondamenti di altre discipline. Nel mio piccolo condivido totalmente questa convinzione. Le grandi rivoluzioni del pensiero scientifico non possono essere previste né anticipate, solo intuite forse. Sono, in una prima fase, rotture drammatiche nel tessuto del pensiero e solo in una fase successiva, di calma, evoluzione attraverso la cosiddetta scienza normale. Questo farebbe quasi sospettare che Thomas Kuhn, l'autore della struttura delle rivoluzioni scientifiche, avesse letto la nostra lettera, ma comunque ne dubito. Il fatto è che l'idea della rivoluzione paradigmatica come discontinuità è nata molto prima di Kuhn. Diciamo che l'idea era nell'aria fin dal 600, dalla rivoluzione provocata proprio da Copernico e Galilei. Adesso, tornando alle parole di Majorana, non abbiamo ancora alcun presentimento di ciò che sarà la fisica di domani. Non ne possiamo avere proprio come i fisici e i pensatori dell'era prequantistica non avrebbero potuto neanche lontanamente immaginare gli sviluppi successivi della loro disciplina. La lettera potrebbe sembrare adombrare la cosiddetta umiltà epistemica, cioè la consapevolezza che il nostro sapere, per quanto avanzato, è sempre provvisorio ed è in parte certamente così, ma al fondo la considerazione di Majorana pare riservarsi una certezza incrollabile sul progresso futuro della scienza umana, attraverso inattesi e imprevedibili progressi. Insomma, ribadiamolo, l'espansione del sapere richiede sempre prima una trasformazione profonda delle basi. Che dire, c'è molto di induttivo e forse pure un pizzico di storicismo in tutto questo, ma non si può, quando si dedica la vita a esplorare i territori infidi del mondo teorico, rinunciare alla bussola della convinzione incrollabile che al di là delle prossime montagne si estendano nuovi e più ricchi territori. Sarebbe assurdo, al limite del disfattismo, pensarla altrimenti. Ci sono degli assunti metafisici inevitabili per questa esplorazione. C'è l'idea che a me piace chiamare monista, per esempio, che ci viene direttamente da Talete, dell'unità di tutte le cose in un'unica sostanza, o legge fondamentale. C'è poi la convinzione, tutt'altro che dimostrata, che la mente umana, evolutasi nelle piane africane, sia in grado di tutto comprendere. E più banalmente c'è la convinzione che le rivoluzioni scientifiche siano qualcosa di reale, che si ripete e che si ripeterà anche in futuro. Queste ipotesi sono qualcosa che io amo chiamare gusto metafisico, qualcosa di cui prima o poi dovrò parlarvi. Credo, infatti, che ognuno di noi scelga le basi delle proprie convinzioni in base al gusto che ha sviluppato per la sua storia personale, per la sua educazione, per la sua famiglia. Non possiamo sfuggire facilmente a questo. Il mio personale gusto preferito è appunto che tutto è fisica, ma ogni tanto ci metto sopra una cucchiaiata di pensiero magico e di apertura e di curiosità anche per altre cose. Altri penseranno che i mondi sono sospinti da angeli intorno a una terra piatta. È tutta questione di gusti, anche se alcuni gusti hanno più senso di altri. Questo è un altro mio gusto. Vedo che divago, ma ho fatto di peggio scrivendo questo video. E infatti qui mi dovete essere grati perché mi ero lanciato, dopo le mie banalità metafisiche di poco fa, in una tale disamina delle fondamenta delle scienze cognitive che ne veniva fuori una specie di pamphlet. Quando però mi sono reso conto di dove stavo andando a parare, ho fatto taglia e incolla e dunque sul rapporto tra metodo, fisica e scienze cognitive farò un video successivo. Una sola considerazione rimarrà qui sulle scienze cognitive, collegata a quanto dice Majorana sul metodo delle scienze. Ci sono molti nelle scienze cognitive, in particolare i filosofi della mente, diciamo alcuni filosofi della mente, che pensano di poter indagare le fondamenta della realtà attraverso le loro riflessioni qualitative sull'organo biologico con cui quella realtà noi la indaghiamo.
il cervello. Ebbene, al di là di forme francamente reazionarie di idealismo o di dualismo, e guardando con sospetto gli araldi di una scienza disunita e disarticolata alla Feyerabend, anche non soffermandomi su come potrebbero rivelarsi circolari certi ragionamenti, ma comunque forte di avere alle spalle Majorana, mi spingo ad affermare che questi tentativi di indagare i fondamenti della realtà con i metodi di scienze che hanno per oggetto sistemi assai complessi e spesso mal compresi, è molto probabilmente niente più di un sogno allucinatorio. Pensare che le fondamenta della realtà, l'ontologia delle cose, si possa desumere, perdonatemi, stavo per dire sussumere, attraverso il discorso intorno a qualcosa di cui non si comprendono le basi teoriche, è proprio un genere disturbante di presunzione epistemica. Non so se esiste la presunzione epistemica, esiste l'umiltà, ma vabbè, se non esiste adesso esiste. La presunzione epistemica che non conta quanto disturbi me o voi, ma credetemi, disturba anche gli scienziati cognitivi, data l'enorme confusione di teorie inconcludenti che regna nel loro campo. Ma appunto, rimandiamo questa polemica a un altro video e torniamo a delle battute finali sullo scritto e sul metodo di Majorana. Il rigore non è imporre un metodo unico tra le discipline, ma scegliere per ogni campo di studio i metodi che gli sono più consoni. E mi spingerei anche oltre, direi anche gli obiettivi che sono realisticamente perseguibili da una data disciplina, proprio come ha fatto Majorana e come ribadito più recentemente dalle teorie dell'umiltà epistemologica. Dietro queste poche righe, scritte da un grande intelletto, c'è una visione del sapere ancora viva e che si nutre di una convinzione che io condivido profondamente e che, mi scuso per la gretta semplicità con cui la formulo, si riassume, ancora una volta, in una semplice convinzione. Tutto è fisica. Ma in modo tutt'altro che banale. E se oggi dovessi scommettere su quale potrebbe essere la prossima rivoluzione che costringerà la fisica a cambiare se stessa e ad estendere così la matematica oltre i limiti che oggi ci sembrano invalicabili, mi sentirei di puntare sul fatto che ciò passerà dall'inclusione nella sua struttura teorica più profonda dei meccanismi dell'emergenza, cioè dei modi in cui, attraverso transizioni di scala, possiamo passare dal dominio della meccanica quantistica al regno della fisica classica, attraverso la chimica, su verso livelli sempre maggiori di complessità e organizzazione, fino alla vita, alla natura e al più complesso sistema che mai abbiamo incontrato, la mente umana. Forse sarà proprio in quel punto che la fisica troverà la sua prossima metamorfosi, quando con i mezzi della matematica potremo finalmente spiegare e non semplicemente cercare di modellizzare il motivo per cui, ed è solo un esempio, dal comportamento meccanico e semplicissimo di una singola formica si possa originare la struttura fisica e biologica infinitamente ricca e complessa del formicaio. Ma questa è ovviamente una mia opinione, o anche meglio un mio desiderio, e non c'entra più di tanto con la riflessione di Majorana, che appartiene comunque a un altro tempo ed è racchiusa in poche frasi facilmente fraintendibili e manipolabili. Pensando a questo mi chiedo, il mitologico trattato sul metodo di Majorana verrà mai ritrovato? Certo, data la ricca collezione di scritti falsi che gli sono oggi attribuiti, ci sarebbe da considerarlo con una certa prudenza, ma se reale e possibile, sarebbe, ne sono convinto, un ritrovamento fondamentale. Bene, chiudo qui. Ditemi nei commenti qual è secondo voi la prossima rivoluzione scientifica che cambierà tutto. Intanto ancora grazie infinite per essere parte di questa comunità. 5.000 volte grazie. E avanti, insieme, ad esplorare le visioni più pericolose e intriganti della filosofia e della scienza. Io sarò sempre qui per voi. Un saluto. Ciao.